Essere o non essere? Essere o non essere? Questa è la sigla. Ci sono alcuni argomenti che riguardano la fotografia che tendono a spaventare i neofiti. In realtà il problema molte volte è che alcuni temi vengono trattati probabilmente non nel modo adeguato. Non è mia intenzione oggi andare troppo nel dettaglio. Voglio invece incuriosire da una parte le persone che conoscono poco o nulla della fotografia e dare degli spunti di riflessione a chi invece, a vari livelli, utilizza già strumenti in grado di catturare delle foto. La fotocamera è ciò che si frappone tra noi e ciò che viene fotografato. A seconda della macchina utilizzata e della lente, i risultati possono essere diametralmente opposti. Ma dimentichiamo che tutti noi abbiamo un punto di partenza comune, i nostri occhi, e sono certamente più evoluti di una qualsiasi macchina fotografica, soprattutto perché sono collegati al cervello che interpreta i dati che gli arrivano dal nostro apparato visivo. Le fotocamere digitali moderne acquisiscono le immagini attraverso un sensore che riceve la luce che filtra attraverso la lente. Ogni obiettivo ha una sua lunghezza focale. Tecnicamente questa lunghezza, espressa in millimetri, è la distanza tra il sensore e il punto dove la luce si riunisce all'interno di una lente e viene poi proiettata sul sensore. Ad esempio, su una lente come questa, un 50 mm, il centro ottico è più o meno qui. La posizione del sensore è invece indicata da questo simbolo che è standard in tutte le fotocamere. Dal punto di vista pratico, cosa cambia tra una lente di una lunghezza focale e l'altra? In maniera molto semplicistica possiamo dire che cambia quanto vicino riusciamo ad arrivare al soggetto fotografato. Per farvi capire meglio, ho scattato queste immagini dalla stessa posizione con lenti che andavano dai 15 ai 200 mm. Le lunghezze focali corte vanno dagli 8-10 mm dei fisheye e arrivano fino ai 35 mm. Tra 40 e 50 sono considerate normali, mentre dal 70 in poi sono considerate lunghe. Un'altra differenza sostanziale è l'angolo di campo che si restringe all'allungarsi della lunghezza focale. Mi è venuto in aiuto Matteo per questo esempio. Tenendolo sempre più o meno con la stessa inquadratura all'interno del frame, potete vedere come vada a cambiare totalmente la percezione del suo viso. A 15 mm è certamente più deformato e buffo, mentre a 135 mm è più squadrato e regolare. Ma il nostro occhio quindi come ragiona? In modo molto diverso. La retina è curva e asseconda la curvatura del bulbo oculare, quindi la distanza dal punto dove viene convogliata la luce è sempre uguale. Se vogliamo poi rapportare alle fotocamere digitali la quantità di dettaglio che si riesce a percepire, possiamo dire che il nostro occhio equivale approssimativamente a una macchina da 130 megapixel, anche se solo 6 di questi percepiscono il colore, mentre i restanti vedono semplicemente in bianco e nero. Ora, uno dei punti interessanti è: qual è la lunghezza focale del nostro occhio? Si sente dire spesso che è di 35 mm, altri dicono 50, altri dicono ancora che è una via di mezzo. Tecnicamente le risposte sono tutte e tre sbagliate, anche se non è esattamente così. La lunghezza focale, senza entrare troppo nel dettaglio, è calcolabile in un numero tra 22 e 24. Questo però non ci regala davvero una super vista grandangolare. Possiamo sì contare sulla nostra vista periferica che ci fa percepire gli oggetti e il loro movimento, ma dove riusciamo a focalizzarci con una maggiore precisione è un'area attorno ai 43 mm. Non riusciamo a catturare dettagli come una macchina fotografica, ma rimane il fatto di avere uno strumento straordinario a nostra disposizione. I concetti basilari di fotografia cosa ci dicono? Che una fotografia di ritratto andrebbe scattata con una lente con una focale non corta, quindi diciamo dai 50-70 mm in su. Ideale sarebbe da 85 a 135. Ma perché? Perché con focali corte subentrano alcuni potenziali problemi. Come prima cosa la distorsione del viso, come abbiamo visto nel primo esempio con Matteo, poi c'è la difficoltà di staccare il soggetto dallo sfondo e anche avere lo sfondo stesso molto presente, dato che l'angolo di campo è piuttosto ampio. Con una focale più lunga abbiamo invece il soggetto non distorto, più isolato e meno disturbo sullo sfondo. Ineccepibile. E il discorso potrebbe interrompersi qui per i meno esperti. Voglio invece portarlo
oltre. Possiamo scattare un ritratto anche con altre focali? Certo. Prendo ad esempio una sessione fatta con Federico che si è dimostrato un inquietante modello d'eccezione. Queste 4 immagini sono scattate con 3 lunghezze focali diverse, 14, 24 e 50 mm. Come potete vedere, anche tra le 2 immagini scattate a 50 mm c'è una differenza sostanziale derivante dalla posizione e dalla distanza del soggetto rispetto alla camera. Prendiamo queste altre 3. Sono tutte scattate a 24 mm con un 24, 1 e 4. È evidente come siano la distanza e la posizione a influire sulla resa finale. Molti di voi sapranno che il 35 mm, la focale più lunga della serie dei grandangoli, è la lente da reportage per eccellenza, quella in grado di raccontare, contestualizzandolo, un ritratto. Mi è capitato spesso di uscire portando con me solo un 35 1/4, come ho fatto qui al centro di Seul. Ma abbiamo parlato dei ritratti, adesso mi piacerebbe dire 2 parole anche sul paesaggio. Tutti gli amanti di natura hanno avuto la loro infatuazione per gli ultra grandangolari. La visione spinta ci fa entrare in una dimensione nella quale tutto è esageratamente grande. Chiunque abbia provato a scattare con un fisheye, che ha un angolo di campo di quasi 180 gradi, avrà finito una volta per fotografarsi le mani. Io da fotografo amante della natura ho vissuto sulla mia pelle il periodo nel quale, se non riuscivi a scattare un paesaggio con un grandangolo, rappresentavi un fallimento per la tua famiglia. Scherzi a parte, usare una lente super wide, quindi al di sotto dei 24 mm, in molte occasioni è la scelta da manuale per comporre in modo appropriato una scena. Nel mio caso continuo a usare molto queste lenti, anche e soprattutto perché nella tecnica del time-lapse sono di primaria importanza. Ma anche nel paesaggio è doveroso e interessante cercare delle alternative. Negli ultimi 2 o 3 anni ho iniziato a scattare sempre meno grand landscape per cercare alternative a focali più lunghe, con inquadrature che avessero al loro interno delle cornici naturali. Ma ve le faccio vedere tra un attimo. Prendiamo questa serie di scatti realizzati ai laghi di Cornisello. Il soggetto è sempre lo stesso, albero immerso nella nebbia. Le immagini sono scattate quasi dallo stesso punto, ma con focali che variano dal 24 ai 58 mm. L'atmosfera è la stessa vista le condizioni, ma è evidente come l'utilizzo di focali non estreme riesca a raccontare meglio la storia. Discorso simile per queste immagini del Golden Gate. La prima è un classicone scattato dal lato nord del ponte a 24 mm, mentre le altre 2 le ho realizzate con un 135 mm e la compressione dei piani, a mio avviso, rende meno banale e più personale la visione. Un'altra comparazione si può fare tra queste 2 immagini di Campo Imperatore. Una è scattata a 15 mm e l'altra a 135, dalla stessa identica posizione, pochi minuti dopo la prima. Ci avviamo verso la fine, ma voglio farvi vedere una piccola collezione di alcuni dei miei paesaggi preferiti che ho scattato negli ultimi anni senza usare grandangolari. Mi sono reso conto, ad esempio, che nel viaggio fatto a fine 2019 a Tenerife, la selezione delle mie migliori immagini vede un 60-70% di foto realizzate a focali medio-lunghe. Ma guardiamocele queste immagini. Ovviamente qui non si parla di giusto o sbagliato, migliore o peggiore. Il passo giusto è conoscere ciò che abbiamo tra le mani per poter imprimere sul sensore quello che i nostri occhi e la nostra mente hanno immaginato, o forse addirittura sognato. Alla prossima puntata.